25 giugno 2026 la Terra ha tremato in Venezuela. Due scosse, una di magnitudo 7.2 e l'altra, ancora più devastante, di 7.5. Le immagini che arrivano dalla Guaira e dallo stato di Yaracuy sono apocalittiche, porti sbriciolati, interi quartieri resi al suolo, migliaia di persone che scavano nelle macerie a mani nude. Ma se guardiamo oltre la polvere e il dolore ci rendiamo conto che questo terremoto non ha colpito solo le fondamenta degli edifici venezuelani, ha colpito le fondamenta di una transizione politica ancora fragile, nata appena pochi mesi fa dopo la cattura di Maduro. Il Venezuela oggi è su un crinale sottilissimo. Da una parte c'è la speranza di una ricostruzione moderna, aperta al mondo, capace di riscattare decenni di isolamento. Dall'altra c'è l'abisso, il rischio concreto che la tragedia si trasformi nell'ennesima opportunità per le elite criminali e le bande armate di consolidare il proprio potere e costituendosi allo Stato nel momento della sua massima vulnerabilità. In questo video non andremo solo a raccontare il disastro, cercheremo di capire se il Venezuela rischia di diventare la nuova Haiti, un paese in cui lo Stato esiste solamente sulla carta, mentre a comandare sono i gruppi armati. Analizzeremo perché in un sistema dove lo Stato e le elite militari sono diventati la stessa cosa, la ricostruzione non è solo una sfida tecnica, ma una partita a scacchi mortale per la sopravvivenza stessa dello Stato. Abbiamo davanti a noi una prova definitiva. Il governo di transizione riuscirà a gestire questa crisi o vedremo il collasso totale del tessuto sociale? Prima di entrare nel vivo di questa analisi dobbiamo capire cosa sta succedendo esattamente sul terreno. Partiamo dalla cronaca, da quello che è successo in quelle drammatiche ore del 25 giugno. Prima di farlo, però, permettetemi di dire che questo video è stato scritto quasi totalmente con l'intelligenza artificiale, con Gemini, sia per vedere come scrive i video e sia per mancanza di tempo. Di solito ci metto delle settimane per fare i video perché faccio tutto io, ma per questo evento non avevo il tempo materiale per fare tutto da solo, visto che di notte voglio anche dormire. Ho letto diversi articoli e consultato diverse fonti che trovate in descrizione e poi ho detto a Gemini di fare un testo grazie a quelle che poi ho un po' modificato e integrato, ma questo video non è totalmente farina del mio sacco, è sempre bene dirlo. Per capire la portata di quello che stiamo vivendo dobbiamo riavvolgere il nastro al 24 giugno 2026, sono le 18.04, la mezzanotte del 25 in Italia, quando il suolo inizia a tremare. Non è un sisma di assestamento, è un evento sismico di magnitudo 7.2, l'epicentro è localizzato in una zona che è il cuore pulsante e allo stesso tempo il punto più critico del paese, la costa di La Guaira, a pochissimi chilometri dalla capitale Caracas e l'entroterra agricolo di Yaracuy, vicino alla città di Morón. Ma il peggio deve ancora arrivare. Appena 39 secondi dopo, alle 18.05, una seconda scossa, questa volta di magnitudo 7.5, finisce di abbattere ciò che la prima volta aveva solamente lesionato. In pochi minuti il paesaggio cambia volto. La Guaira, il porto principale del paese, la porta d'ingressa per i beni di prima necessità e per il petrolio che serve a sostenere l'economia, è devastato. Le banchine sono spaccate, le gru portuali si sono accorciate come carta. Senza il porto di La Guaira il Venezuela è tecnicamente isolato dal mondo per i suoi commerci. La catena logistica è spezzata. Anche l'aeroporto di Caracas è nato in parte distrutto e la capitale ha subito danni, seppur limitati, cosa che ha convinto il governo a chiudere la metropolitana. Nello stato di Yaracuy invece lo scenario è diverso, ma altrettanto tragico. Qui non parliamo solo di porti, ma di interi villaggi rurali, di comunità agricole che si sono viste crollare addosso le case popolari costruite in decenni di abbandono. Il governo ha interrotto le forniture di qualunque cosa in questi territori, come acqua, gas e rete elettrica, per evitare altri incidenti. I numeri sono, come sempre, difficili da stabilire, ma le stime parlano di 50.000 dispersi. Le vittime confermate sono più di 1.000, ma sappiamo bene che in contesti di questo tipo il bilancio dati tende a decuplicare con il passare delle ore, man mano che le squadre di soccorso riescono a raggiungere le zone più remote. I feriti bloccati tra le macerie senza cure mediche sono per ora poco più di 3.600, ma anche qui il numero reale quasi certamente supererà le decine di migliaia. Gli ospedali di zona sono in tilt, alcuni sono inagibili, altri sono semplicemente al collasso, privi di elettricità, acqua e medicinali. La risposta del governo è stata immediata, almeno nelle dichiarazioni. È stato sbloccato per la prima volta dopo anni il Social X per coordinare meglio le ricerche e il ministro dell'interno, Diosdado Cabello, ha annunciato il dispiegamento massiccio di migliaia di uomini, agenti delle forze di sicurezza e militari, non solo per i soccorsi, ma per, cito testualmente, mantenere l'ordine. Ma è proprio qui che sorge la prima grande domanda che ci accompagnerà per tutto il video. Questa massiccia presenza militare serve a salvare vite o serve a evitare che il caos scateni proteste contro il governo? Vedete, la tragedia ha creato un'emergenza logistica senza precedenti. Gli aiuti internazionali provenienti da pressoché da ogni paese stanno iniziando ad arrivare, aericariche di tende, acqua potabile e kit chirurgici stanno atterrando negli aeroporti ancora operativi. Ma la domanda non è
quanti aiuti arrivano. La domanda è: chi gestisce questi aiuti una volta toccato il suolo venezuelano? Perché nel momento in cui la popolazione non ha acqua, non ha cibo e non ha un tetto, ogni singolo pacco di razioni diventa un bene di immenso valore politico. La gestione di questo soccorso è di fatto la prima vera prova di forza per Delcy Rodriguez. È un test che non ammette errori. Se la distribuzione fallisce, se la corruzione va in sopravvento, il malcontento popolare non sarà solo fame, sarà una rabbia esplosiva in grado di far crollare la credibilità di questo governo ancora prima che riesca a muovere i primi passi della ricostruzione. Ora dobbiamo guardare oltre le macerie. Il sisma del 24 giugno non ha solo abbattuto muri, ha messo in luce una falla invisibile ma letale, la tenuta dello Stato. In Venezuela il controllo del territorio è sempre stato difficile. Quando lo Stato arretra, e oggi è costretto ad arretrare per gestire l'emergenza, spostando militari e poliziotti da altre zone del paese, qualcun altro avanza, e quel qualcun altro sono le bande armate, i gruppi paramilitari e le fazioni che per anni hanno fatto il bello e il cattivo tempo nelle zone di frontiera e in siti estrattivi, tra FARC e ELN, Clan del Golfo, Cartel del Sol, probabilmente legato al regime madurista, bande di collettivo fedeli a Maduro che gestivano le periferie al posto del governo, gruppi locali e dissidenti dell'esercito e della polizia. Il Venezuela è molto in crisi dal punto di vista della sicurezza, ma il vero problema non è solo la mancanza di soccorsi, è la legittimità. Il governo di transizione di Delcy Rodriguez si trova in quella che gli analisti chiamano la trappola della sfiducia. Pensateci, la popolazione venezuelana ha passato anni a essere ingannata, tassata, ogni volta il sistema di potere ci ha vista. Oggi, anche se il governo si comportasse in maniera impeccabile, portando aiuti e costruendo ospedali, una buona parte della popolazione guarderà a quegli aiuti con sospetto. Si chiederanno: cosa vogliono in cambio? A chi stanno sottraendo? È solo propaganda per farsi belli gli americani? In questo voto di fiducia le bande criminali non hanno bisogno di costruire palazzi, hanno solo bisogno di distribuire un sacco di riso o una tanica d'acqua prima dello Stato. Se lo fanno, agli occhi della popolazione diventano i nuovi protettori locali, coloro che gli hanno permesso di sopravvivere, e la gente disperata non si chiederà se sono criminali o no, si chiederà chi permette loro di mangiare domani. Se i gruppi paramilitari riescono a sottrarre aiuti allo Stato o alle ONG e dare alla popolazione, controllando i territori terremotati, si guadagnerebbero la fedeltà dei cittadini. Inoltre, Delcy Rodriguez deve stare attenta ai suoi militari, che certamente vedono in questo terremoto un modo per arricchirsi, visto che il Venezuela è il terzo paese più corrotto al mondo e la maggior parte delle ricchezze è detenuta dall'esercito. Delcy sta provando a ridurre questo clientelismo. L'esempio più importante è la rimozione, avvenuta a marzo, del decennale ministro della difesa Vladimir Padrino Lopez, non molto fedele a Delcy, che lo ha spostato al Ministero dell'Agricoltura, permettendogli di gestire lo stesso ingenti quantità di denaro, senza però avere il rischio di vedersi rovesciata, avendo messo alla difesa una lei molto vicina, cioè Gustavo González Lopez. Per cui lo Stato in questo momento è in difficoltà, perché deve coordinare gli aiuti senza scontentare nessuno e senza fare favori in base a chi è pro o contro il regime, senza permettere però l'avanzamento di gruppi armati nelle regioni terremotate e da quelli in cui vengono tolti i militari, e senza mettersi contro né i militari che vogliono lucrare sul terremoto e nella comunità internazionale che, finché si tratta di pagare una mazzetta, lo possono anche accettare, ma se il 70% dei fondi che stanziano va nei conti alle isole generali, decisamente no. Tutto questo rischia di mandare in crisi la transizione, con l'opposizione, con la quale hanno appena effettuato un colloquio per cooperare sulla ristrutturazione delle istituzioni democratiche, come il Consiglio Nazionale Elettorale, i media, le magistrature indipendenti, che vedono questo regime come un tentativo da cui partire per arrivare alla democrazia, che sono prontissime però a criticare il regime e a portare la gente in piazza se la risposta non fosse tempestiva. In più, il Venezuela si sta aprendo agli investimenti esteri, è sceso a patti con i creditori per ristrutturare il debito pubblico di 240 miliardi di dollari, abbassando i tassi di interesse sul suo debito. Se il Venezuela dovesse dimostrare di essere rimasto uguale a prima, non dimostrandosi in grado di aiutare i cittadini, di ricostruire le infrastrutture dopo il terremoto e di essere corrotto e clientelare come prima, le aperture internazionali potrebbero essere compromesse, mandando il paese nuovamente in una crisi totale e in un isolamento paragonabile a quello precedente, con l'aggravante però della distruzione totale di molte infrastrutture. Per cui sì, il Venezuela è a un bivio: o dimostrerà di saper reagire bene e quindi si andrà verso un futuro migliore, oppure tornerà nel limbo più oscuro, rendendo i cittadini ancora più poveri e in crisi di adesso, che nonostante le aperture democratiche internazionali restano poverissimi. Oltre l'82% della popolazione infatti vive in condizioni di povertà, con gravi carenze di servizi sanitari, elettricità e beni di base. Gli omicidi e le rapine sono aumentate da gennaio ad oggi, perché ora è legale introdurre dollari nel paese e la gente va a caccia di dollaro, dal momento che il Bolivar nazionale vale praticamente solo come carta igienica.
Per ora le premesse non sono buonissime. Se è vero che il governo a livello burocratico e istituzionale ha risposto molto bene con le forze di sicurezza e la protezione civile che sono effettivamente andate sul territorio, in diversi luoghi colpiti sono già iniziate rapine nei negozi e sparatorie, mentre nella capitale sono iniziate le contestazioni contro il governo. Di manifestanti a Caracas hanno detto: ne abbiamo abbastanza di propaganda politica durante una tragedia come quella che stiamo vivendo, il governo non sta facendo nulla per la popolazione. Le opposizioni hanno invece detto che ci sono ritardi nel mandare i soccorsi nelle zone più colpite, mentre gli ospedali della capitale sono completamente inadeguati a gestire una crisi di questo tipo. Purtroppo a tutto ciò c'è un precedente, ovvero il devastante terremoto di Haiti del 2010, il secondo più mortale della storia moderna, con circa 300.000 morti. Come vedremo dopo, le differenze tra Haiti e Venezuela sono tantissime, ma è da questo terremoto che il governo venezuelano e la comunità internazionale devono imparare per evitare che le zone del Venezuela colpite dal terremoto facciano la stessa fine. Prima del 2010 Haiti era uno stato evanescente, non c'era un controllo centrale del territorio, le istituzioni erano svuotate, non esistevano praticamente ospedali e scuole, la corruzione era sistemica e la sicurezza era delegata di fatto a reti di potere locale. Era un paese che aveva vissuto le dittature di Duvalier, che avevano creato delle gang nella capitale Port-au-Prince per controllare il territorio, che al 90% era ed è formato da baraccopoli. Il 70% della popolazione, oggi addirittura di più, viveva con meno di $2 al giorno, il che rendeva Haiti il paese più povero dell'emisfero occidentale. L'economia era praticamente inesistente, il 40% proveniva dalle rimesse e il resto era sussistenza. Il governo finiva il suo potere poco fuori dal palazzo presidenziale, perché la capitale era governata di fatto dalle gang, che non erano formalmente nemiche dello Stato, ma che hanno finito per diventare più potenti dello Stato, perché gestivano quel poco di economia che esisteva, mentre le campagne si autogovernavano, visto che non era nemmeno possibile raggiungerle, visto che le strade asfaltate non esistono. Poi, il 12 gennaio 2010, alle 16:53, la Terra si spacca. Un sisma di magnitudo 7 colpisce Port-au-Prince. Il bilancio è una cifra che ancora oggi fa tremare le vene, oltre ai 300.000 morti, centinaia di migliaia di feriti e 1,5 milioni di persone rimaste senza tetto in un colpo solo. Ma il dato più impressionante non è solo il numero di vittime, è il fatto che il terremoto ha colpito il cuore politico e amministrativo del paese. Ha raso al suolo il palazzo presidenziale, i ministeri, i segni delle forze di sicurezza. In un solo pomeriggio Haiti è rimasta senza governo, più del 20% dei dipendenti pubblici del paese sono morti. La risposta della comunità internazionale è stata enorme, un dispiegamento di aiuti senza precedenti. Ma cosa è successo dopo? È successo che, in assenza di uno Stato capace di dire questa è la nostra priorità, gestiamola così, sono arrivate migliaia di ONG. Ognuna ha fatto per conto suo, si è creata la Repubblica delle ONG. Miliardi di dollari sono stati iniziati nel paese, ma senza un coordinamento centrale, gran parte di quei soldi è evaporata in sprechi, con progetti uguali, creati da ONG diverse, invece che crearne uno fatto bene, consulenze o peggio, è finita nelle tasche sbagliate. Il risultato, a distanza di anni, è sotto i nostri occhi. La ricostruzione ha fallito. Non solo non sono state costruite infrastrutture solide, ma il vuoto di potere lasciato dal terremoto si è trasformato in un cancro che si è mangiato il paese dall'interno. Quando le ONG hanno lasciato il paese è rimasto in sostanza uno stato di anarchia, coperto dalle bande criminali che, dopo il 2010, hanno preso il controllo di quasi tutta la capitale, anche perché l'esercito ha perso il controllo delle carceri e sono usciti di carcere tutti i criminali sopravvissuti. Le gang hanno capito che lo Stato non poteva più proteggere nessuno, quindi si sono offerte di farlo loro, in cambio di tasse estorsive e controllo sociale. Oggi Haiti è uno degli stati più falliti del mondo, insieme a Somalia, Yemen, Siria e Afghanistan, ed è l'unico a non avere né un presidente né un Parlamento funzionanti, visto che dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse, avvenuto nel 2021, nessuno è riuscito a organizzare elezioni. Oggi si susseguono vari consigli di transizione messi dagli Stati Uniti e che non esercitano alcun potere su assolutamente nulla. Haiti ci insegna quindi una lezione brutale. Se un disastro naturale colpisce un paese dove il contratto sociale tra Stato e cittadini è già rotto, il terremoto non è solo una tragedia geologica, è un punto di non ritorno verso il collasso totale. E oggi, guardando il Venezuela, la domanda che deve farci accapponare la pelle è: il Venezuela ha abbastanza istituzioni vere per evitare di finire nel buco nero in cui è sprofondata Haiti? Bene, abbiamo detto che il contratto sociale tra cittadini e Stato venezuelano si è rotto. Quindi il Venezuela rischia di fare la fine di Haiti. Prima vediamo perché e come potrebbe accadere, poi vediamo come le differenze tra i due paesi rendano questa ipotesi più difficile, ma potenzialmente
anche peggiore. Il primo rischio è il dirottamento degli aiuti. In uno stato dove la corruzione non è un'eccezione, ma il sistema operativo, immaginate cosa succede quando arrivano tonnellate di aiuti internazionali, medicine, cibo, materiali da costruzione. Se la catena di distribuzione esercita gli stessi apparati che fino a ieri vivevano di rendite illecite, cosa credete che accadrà? Gli aiuti diventeranno la nuova merce di scambio. Le bande armate che controllano già quartieri interi, soprattutto nella zona di La Guaira, città centrale per i commerci con l'estero, potrebbero iniziare a tassare i convogli o, peggio, sequestrare per distribuire i beni solo a chi giura fedeltà a loro. Se lo Stato non riesce a garantire che un kit di soccorso arrivi direttamente nelle mani di una famiglia sotto le macerie, perde la sua funzione primaria. E quando lo Stato smette di essere il garante della sopravvivenza, le persone smettono di riconoscerlo come autorità. In quel momento il cittadino non va dalla polizia, va dal capo del quartiere, dal leader della gang che ha il potere di fargli arrivare un pezzo di pane. Questa è la dinamica che ha disintegrato Haiti e che rischia di disintegrare il Venezuela. C'è poi il problema del coordinamento impossibile. ONG internazionali, agenzie governative, militari, milizie locali, ognuno che tira dalla sua parte. Senza una direzione centrale forte si creerà il caos. Ad Haiti le ONG hanno finito per creare un'economia parallela che ha indebolito ancora di più lo Stato. In Venezuela il rischio è diverso. Qui, se il governo non è capace di coordinare, le fazioni interne, cioè i duri del vecchio regime o i settori militari che ancora rispondono ai vecchi padroni, cercheranno di frammentare il controllo del territorio. Ogni fazione va a gestire la sua zona di ricostruzione, la sua fetta di torta, trasformando l'emergenza in una serie di piccoli fermi personali. La differenza cruciale tra Haiti e Venezuela è proprio questa. Ad Haiti lo Stato non gestiva l'economia del paese e i gruppi armati sono finiti per avere il consenso del popolo perché erano gli unici che si facevano vedere. In Venezuela lo Stato controlla quasi tutta l'economia, ma il problema è che la controlla per sé e non per i cittadini. Questa situazione è quindi sia pericolosa che buona. È pericolosa perché se lo Stato non risponderà presente si creerà in queste zone un Stato parallelo che gestite tutto e in cui il governo di Caracas non ci potrà più mettere piede. Ma è anche buona perché, a differenza di Haiti che non aveva soldi, se lo Stato vuole intervenire ha gli strumenti per farlo. I generali devono essere convinti che la stabilità del paese serva loro per mantenere le ricchezze, che sarebbero più a rischio in caso di scontri interni, in modo che lasciano passare i soldi destinati alla ricostruzione. E non dimentichiamo infine, per quanto riguarda le problematiche, il clientelismo estremo. In una crisi così, la tentazione del governo di usare gli aiuti per comprare il consenso politico è altissima. Ti aiuto se sei dei nostri, ti costruisco la casa e sostieni un nuovo corso. Questo non è aiutare, è trasformare la tragedia in propaganda. Ma se la propaganda si scontra con la realtà, cioè con il fatto che le case comunque non vengono costruite o che i fondi spariscono, la rabbia della gente esploderà in modo incontrollato. Il Venezuela rischia di diventare un luogo dove lo Stato esiste di nome, ma dove nei fatti la vita della popolazione è in mano a chi garantisce alle persone di mangiare e a chi ha più armi o il controllo più stretto sulle risorse, come loro. Se il governo non riesce a scardinare questo meccanismo ora, nel mezzo dei soccorsi e poi della ricostruzione, allora il terremoto sarà ricordato non come il giorno in cui il paese è caduto, ma come il giorno in cui il paese ha smesso di essere una nazione unica per diventare un insieme di territori in mano a chiunque sia abbastanza aspettato da prenderseli. Ora veniamo alle differenze politiche ed economiche che rendono da un lato più difficile ma dall'altro più pericolosa la situazione venezuelana. Se Haiti era ed è il regno del vuoto, un stato fallito dove le bande sono entità che si cibano dei resti di un governo inesistente, il Venezuela è qualcosa di radicalmente diverso. È uno stato mafia. Ad Haiti le gang sono ciò che resta quando lo Stato sparisce. In Venezuela, invece, i gruppi armati, a partire dalle FARC, proseguendo con le LN, i Colectivos, il Cartello del Sole, il Clan del Golfo e finendo con le bande locali, non hanno, o almeno fino a non avevano, una distinzione ben chiara dallo Stato. Non c'è una netta distinzione tra chi porta la divisa, chi gestisce i porti, chi traffica risorse e chi siede nei ministeri. Questa è la struttura dello Stato mafia, un apparato gerarchico solido che per anni ha funzionato come una grande azienda criminale integrata, perché questo rende la situazione venezuelana più semplice da un certo punto di vista, perché c'è un interlocutore. A differenza di Haiti, dove dovevi trattare con una banda diversa ogni 100 metri, in Venezuela o nella maggior parte di esso c'è una catena di comando, c'è un ministero, ci sono dei protocolli, esiste una struttura logistica che pur essendo corrotta è capace di muovere mezzi, uomini e risorse su scala nazionale. Se la comunità internazionale vuole ricostruire, in Venezuela sa a chi bussare. Non deve negoziare con 1000 pazzi scatenati diversi, deve negoziare con il vertice. Ma è proprio qui che la situazione diventa molto più complessa e rischiosa. Il Venezuela non è un paese povero di risorse come Haiti, ha le riserve petrolifere più grandi del pianeta.
Questo cambia tutto, attira interessi stranieri, attira capitali, ma soprattutto rende il controllo del territorio una posta in gioco immensa. In uno Stato mafia la ricostruzione non è un atto di benevolenza, è un riposizionamento di mercato. Ogni casa costruita, ogni strada ripristinata, ogni porto rimesso in sesto è un asset che le elite militari non vogliono perdere. Se da Haiti le gang vogliono solo il pizzo, in Venezuela i generali vogliono il controllo dell'appalto, vogliono che i soldi della ricostruzione passino attraverso le loro aziende offshore. Questo crea una complessità enorme per Silvio Rodriguez. Per modernizzare il paese e ricevere aiuti internazionali, lei deve essere trasparente, ma per essere trasparente deve tagliare le mani a quei stessi generali che oggi tengono in piedi il sistema. Se li taglia fuori, rischia una rivolta interna, il classico colpo di Stato. Se li lascia fare, trasforma la ricostruzione in una colossale operazione di riciclaggio di denaro che bloccherà gli aiuti internazionali e farà infuriare la popolazione. Mentre Haiti è crollata per implosione, il Venezuela rischia di crollare per una disputa interna di potere. Lì il problema era la mancanza di padroni, qui il problema è che ci sono troppi padroni. Tutti armati, tutti legati allo Stato e tutti pronti a difendere la loro rendita con le unghie e con i denti. Finora il paese è andato avanti così. Per tenersi buoni i gruppi armati, lo Stato, quando faceva dei progetti, divideva i soldi con i gruppi locali. Se lo Stato smetteva di dargli i soldi, scoppiava l'insurrezione armata. Per cui la ricostruzione è difficile perché se gestita bene secondo la comunità internazionale si rischia la guerra civile interna a quelle zone. Se gestita male secondo la comunità internazionale si rischia un nuovo isolamento totale. E si dovrà essere bravo a fare il doppio gioco, cioè accontentare tutti e non scontentare nessuno. Ed è una cosa estremamente difficile da fare. Il primo errore da Haiti fu il cosiddetto approccio a pioggia. Migliaia di ONG arrivarono sull'isola, ognuno con il proprio progetto, spesso in competizione tra di loro. Risultato? Un caos logistico. Si finì per duplicare gli sforzi e sprecare una quantità di denaro colossale. Si costruivano scuole in zone dove mancavano le strade per arrivarci, o si distribuivano aiuti alimentari che finivano per distruggere il mercato agricolo locale, perché le ONG costruivano le loro basi proprio dove si potevano coltivare terre, cioè dove si poteva creare un'economia per il paese. Ad Haiti la comunità internazionale ha calpestato tutto ciò che restava dello Stato nel tentativo di aiutare. Il secondo errore, forse il più grave, è stato l'isolazionismo dello Stato. Si è scelto di bypassare le istituzioni locali perché considerate, giustamente, corrotte, ma facendo così si è tolto al governo haitiano qualsiasi motivo per esistere, per essere riformato, rendendolo inutile agli occhi dei cittadini. La comunità internazionale è diventata di fatto lo Stato, ma senza averne autorità o radicamento. Quando le urgenze sono andate non ne è rimasto nulla. Ora in Venezuela la strategia è cambiata, si parla di affiancamento, non sostituzione. La comunità internazionale, con il coordinamento di partner come l'Unione Europea e gli Stati Uniti, non vuole più bypassare il governo di transizione, vuole condizionarlo. Come? Attraverso la tracciabilità radicale. Niente più segni in bianco. Ogni dollaro, ogni tonnellata di cemento, ogni convoglio di aiuti è monitorato. Si usano droni per verificare l'avanzamento dei lavori. I revisori internazionali siedono nei board che decidono gli appalti e la distribuzione dei beni avviene tramite piattaforme miste. Governo venezuelano, società civile e osservatori esteri. Tutti insieme. L'idea è semplice, la trasparenza è il prezzo dell'aiuto. Se vuoi i fondi per ricostruire la guerra, devi accettare che io, osservatore internazionale, veda dove finisce ogni singolo centesimo. Se i generali provano a ridottare gli aiuti per le loro ville, per le loro aziende, il rubamento dei fondi si chiude all'istante. Questo approccio è rischioso? Assolutamente sì, è un gioco di nervi costante. Il governo di transizione deve dimostrare di avere il controllo, ma al contempo deve accettare una sommità limitata nella gestione della crisi. E l'equilibrio è sottilissimo. Se gli osservatori internazionali diventano invasivi, il governo di transizione perde la faccia e appare come un burattino nelle mani degli stranieri. Se sono troppo permissivi, la corruzione si mangia tutto. La grande semestra del 2026 è proprio questa: capire se si possa usare l'aiuto umanitario non come un semplice cerotto, ma come una leva per riformare lo Stato venezuelano. Sta cercando di forzare il Venezuela a creare procedure trasparenti che un giorno potrebbero diventare la norma anche per la gestione del petrolio e dell'economia. È probabilmente la più grande sfida di ingegneria politica degli ultimi decenni e anche, intendiamoci, un tentativo degli Stati Uniti di comprarsi il Venezuela, cercando di capire chi controlla cosa e come portare chi controlla quel territorio o quel ministero dalla propria parte per avere tutelati i propri interessi nel paese. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Abbiamo davanti a noi due scenari che si giocano su un filo sottilissimo. Scenario A: la ricostruzione equa. Questo scenario richiede un miracolo politico. Il governo di transizione, sotto l'enorme pressione della comunità internazionale, decide di fare un passo indietro, accetta che la gestione degli aiuti non sia più un affare di Stato, ma diventi un processo trasparente, monitorato da revisori indipendenti e gestito tecnicamente da chi ha le competenze, che siano ONG, protezione civile, internazionale o agenzie ONU. Se questo accade, il Venezuela può trasformare il terremoto nel suo piano Marshall. La ricostruzione diventa il terreno dove lo Stato impara a dialogare con la società civile, dove i militari vengono tenuti lontani dagli appalti e dove finalmente le risorse
vengano usate per riparare il paese e non per riempire le tasche di pochi. In questo caso la transizione ne uscirebbe rafforzata, diventando la base per una nascita democratica. Scenario B. Il caos totale. Ma c'è l'altro volto della medaglia, quello che abbiamo visto ad Haiti. Se il governo di transizione continua a chiudersi, limitando l'accesso alle zone colpite, ma ottenendo solo l'effetto di isolare la popolazione, allora il rischio è la frammentazione. Se il governo iniziasse a ricostruire solo le zone in cui hanno interessi generali o dove la popolazione è più fedele al regime, la rabbia esploderà. Vedremo quartieri che si dichiarano autonomi perché non ricevono aiuti dal governo centrale, vedremo bande criminali che, approfittando del disastro, iniziano a distribuire i viveri in cambio di fedeltà, sostituendosi allo Stato. In questo scenario il Venezuela non diventa una nazione unita nel lutto, ma un insieme di territori in mano a gruppi paramilitari e fazioni militari in conflitto tra loro. È la strada verso una guerra civile o verso una definitiva haitizzazione del paese. Purtroppo al momento questo secondo scenario sembra essere quello in cui sta cadendo il governo, che ha già impedito l'accesso ad alcune zone per motivi di sicurezza. Ma c'è un ma. La comunità internazionale, intesa come stati, non si è impegnata molto nel far funzionare Haiti, perché ciò avrebbe comportato una colossale spesa di miliardi per poi non avere nulla in cambio, perché ad Haiti le risorse non esistono. In Venezuela invece le risorse esistono e come? E la comunità internazionale, in cambio di concessioni petrolifere e minerarie, spenderebbe tranquillamente miliardi di dollari per ricostruire tutto, e gli Stati Uniti potrebbero benissimo intervenire militarmente contro i gruppi armati se si mettessero a rischio i loro interessi nel paese. Proprio per questo motivo è molto difficile che scoppia una guerra civile in Venezuela, perché tutti sanno che se scoppiasse toccherebbero gli interessi economici degli Stati Uniti, che non si sono mai fatti alcun problema nella loro storia a proteggerli con la forza dei bombardamenti. In definitiva, quindi, la cosa migliore per tutti questi gruppi per i generali è lasciare che il paese venga ricostruito, perché se vengono tutelati gli interessi degli Stati Uniti, essi non interverranno mai militarmente, e tutti questi gruppi potranno andare avanti a fare affari come hanno sempre fatto, senza attirarsi attenzioni indesiderate. Ma in ogni caso, siamo alla prova definitiva. Il governo di Delcy Rodriguez è appeso a un filo. Ogni decisione che prenderanno nelle prossime ore scriverà la storia del Venezuela dei prossimi anni. O si ricostruisce lo Stato dando prova di trasparenza, oppure si rischia di trasformare questa terra già martoriata in un arcipelago di rovine controllato dai signori della guerra. La storia insegna che non ci sono mezze misure in questi momenti. O si parte dalla soluzione, o si diventa l'ostacolo che la storia finirà per travolgere. Il terremoto del 25 giugno 2026 rimarrà nella memoria collettiva del Venezuela per generazioni. È una ferita profonda di quelle che non si chiudono in pochi mesi e che lasciano le cicatrici indelebili nel tessuto sociale e urbano di La Guaira e Yaracuy. Ma il destino del paese non è scritto nelle crepe della sisma, è scritto nelle scelte che verranno fatte in queste ore. Abbiamo visto che il Venezuela non è Haiti, ma rischia di scivolare in un abisso simile. È reale. La differenza, la linea sottile tra la ricostruzione e la frammentazione risiede nella trasparenza e nella partecipazione. Se il governo di transizione saprà mettere da parte gli interessi di parte per il bene comune, il terremoto potrà diventare l'occasione per resettare il sistema. Se invece prevarrà la logica del controllo del privilegio, il prezzo da pagare sarà l'implosione definitiva. In momenti come questo, il mondo non può rimanere a guardare. Se volete contribuire concretamente per far arrivare aiuto dove serve davvero, è fondamentale affidarsi a organizzazioni che operano sul campo con protocolli di trasparenza verificati, evitando canali che potrebbero essere opachi, diffidando quindi da pagine social non verificate, dai siti governativi venezuelani e dagli enti a esso legati. Ecco con dei riferimenti affidabili per chi vuole dare un sostegno immediato. Caritas Venezuela, una delle reti più capillari del paese, capace di raggiungere le comunità più remote e colpite con una forte struttura di monitoraggio locale. Croce Rossa venezuelana, la Cruz Roja venezuelana, operativa in prima linea per il soccorso medico d'urgenza e la gestione dei centri di raccolta per gli sfollati. ONG internazionali come Medici Senza Frontiere o Save the Children. Queste realtà mantengono protocolli di indipendenza rigorosi, garantendo che gli aiuti vengano gestiti direttamente dal loro personale sul campo, bypassando le intimidazioni politiche. Il Venezuela è dunque un bivio. Non è solo la solidarietà economica che serve per oggi, ma un'attenzione costante, internazionale e vigile su come queste risorse verranno utilizzate. Non lasciamo che il Venezuela finisca nel dimenticatoio, non lasciamo che la tragedia venga usata per blindare il potere. Il Venezuela di domani dipende da chi oggi ha il coraggio di esigere trasparenza, giustizia e umanità. Il terremoto è un evento naturale, ma la ricostruzione è una scelta politica, ed è la scelta più importante della storia recente di questa nazione. Grazie per essere stati con me. Spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo, anche se l'ho preparato in maniera veloce per essere al passo con i tempi. Se così è stato, condividetelo, iscrivetevi al canale e lasciate un like. L'informazione è in questo momento la forma più alta di solidarietà. Ci vediamo con i prossimi interessantissimi video e shorts. Ciao a tutti.